Ehi, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina. Ciao! Il sibilo della freccia mi distoglie e con un gesto fulmineo della mano la blocco prima che possa raggiungermi e do giusto uno sguardo verso la direzione da cui proviene la freccia. Anzi, tu chiederesti a un fiume di cantare? Non penso. Ecco, io quello che sento è la tristezza di questo posto. Ma la sua risata continua, imperterrita, e sai che in questo momento stai entrando nella tana del tuo nemico. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Gettiamo le catene nel tuo vortice più nero. La volontà divina mi tiene prigioniero. Schiavo della luce, abbraccio il tuo mistero. Illumina col buio ciò che è falso, ciò che è vero. Lasciami vedere nel buio dei tuoi occhi degli abissi. Fammi trovare una stella che non conosca mai un'eclissi. Mi abbracci nel mistero, la follia che chiamiamo libertà. Non temo la tua voce silenziosa, eco dell'oscurità. Dagnere si concentra, chiude l'unico occhio che ha e cerca di focalizzarsi sugli odori. Quanti odori ci sono, ma soprattutto quell'odore lì. Senti molti odori all'interno, oltre a quello di Naichele. Dopodiché senti un altro odore nelle profondità. Sono misti, sono diversi. E ce n'è uno molto particolare. È come se fosse l'odore di terra bagnata e umida. Ella, tu senti che sto annusando e appena sento un odore faccio con la zampa, tappo sul terreno. Appena ne sento un altro, tappo di nuovo. Appena ne sento un altro, tappo. Appena sento quell'odore, tappo di nuovo. Però le mie orecchie, anche se deformi, si abbassano perché non sto riuscendo totalmente a comprendere. Semplicemente allora cercherò di stare a fianco a Doug e a seguirlo. Aspetti i tuoi compagni, poi fate una bella corsa perché comunque Doug e Snella sono abbastanza veloci. Correte, correte e a un certo punto in lontananza riuscite a vedere Doug e Snella che vi stanno aspettando di fronte alla grotta. Sicuramente avremo bisogno di tutto l'aiuto possibile, quindi grazie. È un piacere. Abbiamo altri piani per entrare. Tu, Ella, vieni da questo accampamento, giusto? Sì, purtroppo però appunto Naichele non ha bisogno di vederci per sapere dove siamo, quindi anche nascondendoci purtroppo non gli sfuggiremo. Io direi di proseguire normalmente all'interno dell'accampamento. Ok, Doug, hai una strana sensation. Ora tutta la grotta sa di sangue. Il cacciatore sa di essere cacciato. Ringhio e mi guardo intorno. Entrate all'interno dell'insenatura. Mano magica. Faccio entrare la mano magica, simulando lo sgattaiolare, quindi come se io non lo sapessi. La faccio passare costeggiando le mura fino a riuscire a portarlo al lato opposto. E io, i miei occhi diventano di un viola dal verde che erano. Uso vedere invisibilità allora. Voi siete appunto all'interno di questo tunnel, è abbastanza breve e Opal, con il vedere l'invisibile, noti che a terra, al centro del corridoio, c'è una runa rossa che è palesemente una trappola magica, proprio davanti a voi, prima del gruppo. Doug, penso. Gli tiro proprio la coda. Quando tu tiri la coda al cane, cominciate a sentire, a riecheggiare in tutta la stanza la risata di Naichele. Ok, trappola magica a terra. Cercate di camminare il più possibile contro il muro. Allora apro la fila, vado avanti, un po' con i brividi, faccio un respiro. Ok. E vado avanti, tiro fuori la spada. Avete passato la runa che
copriva il vostro percorso. Continuate ad andare avanti. Le rocce sono completamente ricoperte di ragnatele. È tutto così silenzioso, come se proprio un predatore stesse aspettando il vostro arrivo. Tu, Opal, hai vedere l'invisibile. Vedi questa roccia e da sopra la roccia vedi un cerchio magico a terra che emana una luce rossastra. Ed è lì che capisci che probabilmente la stessa runa che era all'entrata è sopra quella pietra. E poco più avanti, di fronte a voi, ne vedi un'altra. I tuoi compagni non sono in grado di vederla. Attenzione Alla pietra. alla runa che c'è sopra. E quindi meglio non arrampicarti sulle rocce, immagino. E vedi che c'è un drow acquattato ricoperto di un manto magico. Capisci che sta usando invisibilità. Abbasso un po' la testa e gli sorrido. Si incrociano i vostri sguardi, dopodiché si gira verso destra, alza un braccio facendo un cenno. Drow invisibile. E Lui è- continuo a guardarlo e a sorridergli. Ok, lui alza un braccio, dopo pochi attimi una voce un po' più lontano comincia a riecheggiare per tutta la stanza. Quindi qualcuno riesce a vederci? Che trucchetto da 4 soldi. Beh, con qualcuno funziona. Benvenuti allora. C'è qualche richiesta particolare che volete fare prima di morire? Non uccidermi. Pure spiritosi. Cosa abbiamo qui? Perché venite nel mio territorio? Perché venite a disturbare gli affari dei drow? Non ve l'ha spiegato nessuno che non si toccano gli affari della matrona? Voi datemi quella piccoletta e forse vi potrei lasciare andare. Mi metto davanti e inizio a ringhiare. Tu forse non hai capito. Quanti prigionieri hai? Perché dovrei dirtelo? Liberali. E forse noi lasceremo vivere te. Quindi, come risolviamo questa cosa? La risolviamo Intanto come potresti- fanno i drow? Come? Scusami? Intanto potresti farti vedere da tutti. E perché? Perché è un po' ridicolo non farsi vedere. No. Temi no. tu, grande creatura dell'Underdark, servo della matrona. Sì, sono proprio lui. E sei così terrorizzato da un umano, 2 elfi, un cane e un gnomo? Da non farti vedere? No, non Sì. sono terrorizzato. È davvero un peccato. Ti reputi così brutto, forse? No, non mi reputo stupido come stai cercando di reputarmi tu. Più intelligente di quello che mi aspettavo, dato che ci sei arrivato. Quindi, tic tac, tic. Io con molta nonchalance, dato che non lo vedo, tiro fuori il libro, inizio a sfogliare qualche pagina. Opal, nella tua testa senti Opal, dov'è? E scorro le pagine. Io sondo un attimo, ma non lo vedo. Cioè, Puoi provarci. io se faccio così, Appena fai un passo, signorina, cosa stiamo facendo? non posso camminare adesso? No. Tu hai Non il vantaggio di poterti nascondere mentre io non posso avere un vantaggio? No, perché così funziona la caccia. Cosa fai tu per la matrona? Richiude il libro. Se sento il rumore, io faccio un passo al rumore. Signorina. Faccio semplicemente un gesto a Archibald. Riapro il libro, lo chiudo più forte. Pietra grossa al centro, ha una runa a fianco. Faccio un gesto con le dita alla mano, indicandogli la direzione in cui muoversi. La mando sul soffitto al momento. Appena va verso il soffitto, parte il combattimento. Opal, per quanto lo vedi, Naichele estrae le armi e in una risata fragorosa si muove in maniera fulminea. Allora, io faccio 3 passi in avanti, allungo la spada e dalla spada proprio esce questa saetta che va a colpire qualcosa che voi altri non vedete, ma nel momento in cui la colpisco viene avvolta da questa magia viola e diventa visibile. E con la mia azione bonus faccio una piroetta e attivo la Blade Song. Quindi mi metto in una Ok. posizione di preghiera, invoco tutta l'energia nelle mie mani e poi con un gesto delle braccia faccio cadere questa fiamma sul nemico. Forse anche un po' per la tensione del momento si disperde quando cade sulla spia che con un movimento veloce riesce ad evitare. Tocca ora a lui.
fa proprio una capriola in aria. Dopodiché, nel momento in cui è tra di voi, estrae 2 coltelli, prova a colpirvi entrambi. Comunque voi riuscite a schivare i suoi colpi. Tocca al nostro Naichele. Estrae i coltelli. Nell'invisibilità, improvvisamente lui diventa una coltre di ombre che si posiziona davanti a Opal. Appena le ombre si infrangono nel terreno di fronte a lei, questa coltre piano piano sparisce. Riuscite a intravedere questi capelli luridi appoggiati su una corona di spine conficcata letteralmente su quella che è la zona dei suoi occhi. Un viso pieno di ferite. Il suo sorriso è molto più lungo del normale, si avvicina quasi alla fine delle sue guance. E il primo attacco si infrange contro il tuo scudo. Io alzo la mano e si crea uno scudo letteralmente di energia sempre sul viola. La lama che si era conficcata all'interno dello scudo si è avvicinata tantissimo al tuo viso. Quando la rimandi indietro, nonostante lui abbia la corona di spine, per quell'attimo ti senti il suo sguardo su di te. Io ho il cuore a 2000 in questo momento e proprio ho gli occhi sbarrati e lo sto fissando. Dopodiché ne estrae un'altra e cerca di infilzartela nell'addome molto velocemente. Mentre il secondo direi che mi sposto dal lato e lo schivo. Dopodiché usa il suo movimento per distaccarsi da te. Hai un attacco di opportunità. Allungo la spada per provare a colpirlo, ma non faccio in tempo. Dopodiché lui fa appunto il suo movimento. Vabbè, vai via, vattene. Ciao. Vai a mezzo per la Zan. Ci vediamo là, Dagnil. Allora, vedendo che ovviamente Ella e anche Opal se la stanno gestendo lì davanti, voglio preparare un attacco se mai un qualcuno si avvicinasse o a Jasper o a Archibald, perché io sono ancora in modalità lupo e mi metto davanti a loro. Ad un certo punto, Snella, quello che senti è una freccia che sibila nel buio, diretta verso di te. Ok, riesco ad afferrare la freccia Ok. e con un punto key gliela rilancio indietro. Quando la rimandi indietro, lui ovviamente esce dall'invisibilità perché ti ha colpito e la freccia gli passa accanto e i suoi occhi rimangono sbarrati. Un altro dei nostri nemici esce dall'invisibilità e decide di scagliare la sua freccia contro Archibald. La scena è questa. Lui fuoriesce dall'invisibilità, spara una freccia. Questa sibila dritta verso Archibald che viene colpito sulla tua spalla. Jasper. Dopo tutta questa sequela di attacchi, azioni nemici invisibili che diventano visibili, che cosano, eccetera, eccetera, il mio obiettivo è provare a debilitare quello che è il capo dei nostri nemici. Volevo provare a debilitarlo, quindi vorrei tirare Tasha's Mind Whip, ma tutta la situazione di caos e di semi-oscurità mi ha portato a non centrare in maniera precisa il mio attacco, la mia concentrazione non era abbastanza. E quando tu lanci appunto la tua frusta mentale, si attorciglia intorno al suo braccio e tira più forte di te nel momento in cui utilizzi l'incantesimo e sembra che proprio lui provi piacere nel momento in cui tu fai questa cosa. Archibald. Mi preparo, sta guardando intorno in questo momento, il terreno è avverso. La spalla gli sta iniziando a gocciolare sangue, infatti la camicia inizia ad impregnarsi di questa macchia rossa. Quindi nel momento in cui lui va per lanciare il raggio, il fumo, la magia che gli fluisce va a attorcigliarsi, ad avvilupparsi al suo braccio, si stringe verso il polso. Nel momento in cui fa il gesto per puntare l'arciere sulla pietra, fa un movimento sbagliato con la spalla. Tenta di colpire Naichele con l'altra, ma la spalla in questo momento è troppo debilitata, quindi il raggio va a colpire un punto vicino a Naichele e a sferzare il terreno. Manca soltanto Doug. Ringhio e parto. Parto alla carica, salgo, prendo, mi do la spinta. La zampa si trasforma di nuovo nella mano. Tutto si inizia a rompere di nuovo. Boom! E applaudo e l'onda te lo prende in faccia. Improvvisamente vedete un'onda di polvere, il tipo cade a terra completamente senza vita. Opal Magister. Comincia quell'emozione brutta di stiamo andando a togliere la vita a una persona. È arrivata tutta insieme.
e quindi le mani tremano. Non riesco proprio ad attaccare, cerco, ma è come se la mia spada non volesse rispondere alle mie mani. Tocca a Snella. Michele, finalmente ti sei fatto vedere. Aspetta che vengo a prenderti. Però facendo questo poi colpisco con la mia lancia il tizio che ho di fronte a me. Qui non gli do il tempo nemmeno di reagire perché subito con la lancia ancora conficcata do un pugno talmente forte che lui si stacca dalla lancia, cade a terra morto e io vado proprio diretta verso Nigel e usare l'incantesimo mani brucianti. Tu provi a utilizzare mani brucianti su lui appena ti avvicini. È quasi come un movimento veloce, ma quasi come se non si spostasse. Si avvicina al tuo orecchio. Prova ancora. Tocca a Nigel. Casta oscurità. Si crea un alone di oscurità. Allungo la mano libera dalla spada, un raggio sempre violaceo ma di un viola più chiaro si crea e gli avvolge la mano e Lui prova a infilzare col primo colpo la tua schiena, ma noti, grazie al counterspell, che lui stava per colpirti, quindi ti sposti per un attimo. Dopodiché lui fa roteare il coltello in un'altra mano e cerca di trafiggerti, ma ti prende l'addome facendoti un taglio abbastanza leggero. Ok, quindi lui si allontana. Attacco di opportunità, me lo prendo. Dove credi di andare? Tocca al prossimo, che è Doug. Mi sposto perché voglio vederlo. Nigele, ho una domanda. Erano tuoi gli uomini che hanno ucciso le mie spie? Non te ne saresti accorto se fossi stato io. Un cacciatore utilizza le armi giusto per cacciare. Cosa succede se queste armi diventano un po' bollenti? Apro le mani e i miei occhi iniettati di nero diventano rossi per un secondo, trasmettendo il calore delle sue lame. Le sue lame diventano incandescenti. Sentite la carne di Nigel che frigge. Ma lui tiene ben salde le lame e anzi ti fa vedere che prende la lama e l'appoggia sulla lingua. E proprio senti lo sfrigolare della sua lingua sulla lama. Grazie per tutto il supporto che ci date. Grazie proprio perché attraverso il vostro supporto noi continuiamo a creare le avventure che vi piacciono di più. Ed è solo grazie a voi se possiamo migliorare sempre di più. Quello che state vedendo è Nexus nell'abisso. Ed essendo proprio una seconda stagione, consigliamo di vedere la prima, Nexus oltre il velo. Ma se volete sapere di più sul mondo che state guardando, è possibile espanderlo attraverso alcune delle nostre creazioni. Uno tra questi, Frammenti di luce, un piccolo racconto che potete leggere nella nostra pagina itch.io. Ostrix 7, Curriculum del Caos, una piccola avventura che abbiamo giocato live ma che abbiamo deciso di riassumere con 4 piccoli video. Ma ricordate, questi non sono elementi fondamentali, ma servono semplicemente per esplorare il mondo di Nexus a 360 gradi. Vi ricordiamo di seguirci e di lasciare un commento per farci sapere cosa ne pensate di quello che avete appena visto. Detto questo, non posso far altro che augurarvi una buona visione e ci vediamo alla prossima avventura. Il primo guerriero si lancia verso Doug, prova a dare un colpo col coltello, dopodiché gira la lama e lo trafigge contro il tuo scudo. Dà un calcio indietro, dopodiché il turno era di Jasper. Sento il rumore appunto del combattimento, ma non ho più nemici in vista, quindi mi devo spostare e mi sposto lungo intorno al pilone di roccia che ho vicino e non appena vedo la scena di Doug che viene attaccato, anche se non viene colpito, io distinto agisco, porto il braccio in avanti lanciando nuovamente la frusta mentale di Tasha e quindi il mio gesto serve un po' a veicolare questa frusta psichica che si aggancia alla psiche del nemico e strattono come per appunto tirarlo via, ma mi rendo conto che forse per la troppa velocità dell'azione l'attacco non ha colpito come avrebbe dovuto. Archibald si sposta dal suo punto morto con la spalla ancora dolorante e reggendosela. Jasper, giù! E dirigo i 2 raggi in un unico flusso diretti al cacciatore. piroetto per arrivare fin dove vedo Nigel, girando anche la spada sopra la mia testa. Questo movimento rotatorio crea questo globo sulla punta della mia spada e una volta che ho in vista Nigel lancio
l'orb. Io sono andata arrabbiatissima, spedita proprio verso Naichele, nella foga di colpirlo, inizialmente cercando di prenderlo con la mia lancia, l'affondo è andato a vuoto, al che ho lasciato la lancia e ho provato a colpirlo prima con un pugno, che però anch'esso è andato a vuoto, ero ancora troppo sbilanciata, ma con il mio secondo pugno, con un bel uppercut da sotto, sono riuscita a colpirlo sul fianco. Al tuo pugno lui apre distinto la bocca, dopodiché facendo roteare le due lame comincia a tempestarti di colpi dove alcuni riescono a ferirti, altri vanno a vuoto. Ora vedi che lui è arrabbiato nei tuoi confronti, è solo rabbia quella che sta mettendo nelle armi. Abbassa le lame e comincia a fare una corsa diretta verso Opal. Proprio mentre sta cercando di superarmi, lo prendo da dietro, lo stringo con entrambe le braccia in modo da tenerlo bloccato. Che diavolo fai? E cerca contente per colpirti, ma tu riesci a schivare tutti i suoi attacchi. Avanti il prossimo, Doug. Io sono con il veleno tra i canini. Attivo ovviamente Primal Savagery e gli mordo la mano prima e gli faccio cadere il pugnale o la lama che aveva. E il veleno inizia a entrargli dentro il corpo. Faccio un cenno con la testa per tirarlo all'ingiù e poi mentre sta venendo all'ingiù lo mordo nella giugulare, mi muovo, gli arrivo davanti e glielo sputo la giugulare del suo cacciatore. Mi avvicino a Opal e casterò volare su Opal. Il mondo è mio. Ma appunto mi avvicino, vedendo che c'è rimasto solo un avversario sostanzialmente, mi avvicino pronunciando la formula magica e le appoggio la mano sulla spalla e te subito ti senti un po' più, diciamo, leggera. Colpiscilo dall'alto, non farlo fuggire. Arcibaldo, fatto destrezza 17. Un Archibald sparisce, riappare più distante, tirando fuori dalla sua tasca il vaporizzatore, inala una boccata e quando la sprigiona a terra questa va verso il terreno, viene riassorbita, il terreno inizia a ribollire, io mi aspetto che risalga, riemerga in superficie, ma questo terreno inizia a ribollire e poi semplicemente si placa, come se effettivamente non fosse successo niente. Opal, Magister. Un po' sballonzolante mi sollevo, poi mi do la spinta, arrivo sopra di lui e sempre con la spada uso l'incantesimo. Lo tengo ancora bloccato e provo a colpirlo con il primo pugno, però lui si sta divincolando, quindi non riesco a colpirlo. Provo con il sinistro e questa volta riesco a colpirlo proprio in testa, è un attimo confuso, e allora ne approfitto per tirargli un ulteriore pugno. Tu lo colpisci, lui fa alcuni passi indietro, dopodiché le lame le fa roteare e sono dritte verso il suo stesso collo. Cosa vuoi fare? A questo punto io provo con un movimento della mano a impedirgli di colpirsi da solo. Ma lui fa un movimento veloce, capendo la tua intenzione. Le ultime parole che senti dalla sua bocca: Matrona, non sono degno di te. Improvvisamente le rune in giro che cominciano ad attivarsi e queste si sgretolano come vetro al vento. Dopodiché in fondo alla stanza una parete, come un enorme miraggio, sparisce e lascia spazio alle celle dei carcerati che erano lì. Non nel modo che mi aspettavo, ma è fatta. Vedete che mi rilasso finalmente, finita l'adrenalina del combattimento, e faccio un sospiro di sollievo. Io mi reggo la spalla e mi guardo intorno. Qui non ci dovevano essere dei prigionieri. Mi giro verso le due guardie a terra. Per me ha senso che abbiano le chiavi di queste celle. Cerchiamo le chiavi dentro questi due. Inizio a cercare se hanno le chiavi di queste celle. Faccio io, non sforzare il braccio. Atterro, non guardo Naichele, non per qualcosa, ma non ce la faccio, ma sto fissando Archer, in particolar modo la spalla, e in me cominciano ad affluire un sacco di pensieri che non ho avuto nelle ore precedenti, del fatto che Archer è qua soltanto perché ce l'ho trascinato io e che l'ho trascinato in un pericolo troppo grande, e quindi il panico comincia a fluire. Ho proprio un attacco di panico in questo momento, non riesco a fare nulla se non guardarmi intorno e continuare a indugiare sulla spalla sanguinante di Archer senza riuscire bene a respirare, e cerco un'uscita. Comincio a camminare molto molto velocemente, passo vicino a Archer e gli stringo un attimo il polso. Mi dispiace,
e con una corsa esco. Ho le stesse sensazioni che avevo quando siamo stati dalla Tarlin. Ho quella sensazione di, nonostante sono stata più utile, cosa significa essere utile? Significa levare delle vite e mettere a rischio le vite delle persone che amo. Non riesco a scendere a patti con questa cosa, quindi l'unica cosa che posso fare è uscire. Ovviamente uscendo sono sempre nell'Underdark, quindi non mi sento meglio a uscire dalla grotta, quindi semplicemente mi appoggio a un muro fuori, posando una mano sul cuore e cercando di placare il respiro senza riuscirci. Un attimo, rinsavisco. Jasper, è un problema se continui a cercarle tu un attimo. Non mi volto neanche verso di te. Senti un leggero sospiro. Vai, non è un problema. Ti poggio una mano sulla spalla, vado fuori a passo svelto. Esco fuori, ti vedo in queste condizioni, mi volto. Pi, che è successo? Ti ha fatto del male? E mi accovaccio davanti a te. Insieme, respiriamo insieme. Prendi aria, insieme, lo facciamo insieme. Un respiro alla volta. Prendi aria, butta fuori. No, l'ha fatto a te però. Ma non è niente. Non è vero, non è vero. È già passato, Non è quello, te ne faranno altro, ti ho portato qua sotto, ti ho messo in pericolo, io non dovevo chiedertelo, non dovevo permetterti di fare questa cosa. Non mi hai chiesto niente, ci sarei venuto lo stesso. Non avrei dovuto lasciartelo fare. No, perché l'avrei fatto comunque. Cioè, se mi fossi dovuto fare del male, me lo sarei fatto anche in superficie. Anche se fosse stato nell'Underdark, e comunque ci sarei sceso. E non perché è l'Underdark, ma ci sarei sceso perché se tu fossi andata in Avernus, ti avrei seguito là e non sarei tornato in superficie se tu non mi fossi venuta dietro. E questo è già guarito, non fa più male. In questo momento faccio proprio fatica a mettere i pensieri uno dietro l'altro, quindi vedi che apro la bocca per dire qualcosa, poi mi interrompo. E se uno di voi non ce la facesse, io non potrei perdonarmelo, né te, né Jasper, né Troveremo Doug. Troveremo un chierico e tornerà tutto come prima. Ma se non finiamo tutto ciò, ti mentirei a dirti che io sono felice di stare qua sotto. Io spero che non ti piaccia qua sotto, ma se non troviamo una soluzione o una fine a tutto ciò, la pace non la troveremo neanche lassù, non la troveremo neanche se cambiassimo piano astrale, non la troveremo neanche se cambiassimo vita o se cambiassimo panni. Dalla borsa tiro fuori un fazzoletto e invece di asciugarmi le lacrime come una persona normale farebbe, prendo le mani di Archer e gliele pulisco. Quello che ti sento dire è semplicemente: ormai siamo qua, poniamo fine a tutto questo per una pace futura, piuttosto di un inferno prolungato. E ce la Basta. faremo, siamo fatti e finiti. Non so neanche più se voglio essere una magista, io voglio essere Opal, voglio essere felice, non voglio essere tranquilla, non voglio fare questo, non voglio levare vite, non voglio fare avventure, voglio vivere una vita tranquilla, penso di meritarmela. Intanto tu sei Opal, non sei nessun altro, e nessun altro potrebbe essere te. In secondo luogo, una volta finito questo, basta. Ti allungo proprio il mignolino. Ti stringe il mignolo. Mi allungo leggermente proprio per appoggiarti la fronte sulla tua. Ok, torniamo dentro. Avevo bisogno di aria, ma non ce n'è molta qui. Comunque no, non mi piace questo posto. Ok, avevo paura che per certi versi ti potesse piacere. Era la cosa che mi faceva più paura di tutto. No, mi fa piacere vedere dove i miei antenati sono cresciuti. Ora che l'ho visto vorrei tornare a casa. Va bene. Un battito d'ali e la cacciatrice salta dalla guglia e si muove di ritorno da dove era arrivata. Aspettate che sta arrivando la cacciatrice. La cacciatrice. Eccola lì. La scena si sposta seguendo il volo della cacciatrice. Si muove tra le torri colme di queste ragnatele magiche. Sotto di lei la popolazione di Mezzoberranzan passeggia come se non fosse accaduto nulla, anche se una dei prescelti della matrona oggi non esiste più. E questa però non si ferma da dove è venuta, continua il suo volo e va verso un palazzo. Questa si ferma su una piattaforma in legno che scricchiola al peso della cacciatrice. Continua a muoversi barcollando all'interno della struttura. Una mano accarezza il viso della cacciatrice. Bene, la scacchiera si sta muovendo.